emozionato. Ugo D'Orso, 76 anni, insegnante, maestro di cucina, chef, ormai gli anni passano. Sono nato a Napoli, napoletano di Napoli, e cos'altro? Quali sono le ragioni che l'hanno portata a diventare uno chef? Secondo il mio pensiero sono state quelle che all'età di 4 anni in colonia ho subito una violenza alimentare. Sono nato nel dopoguerra, c'era carestia, a quell'età conoscevo solamente la cucina, gli odori, i profumi della cucina di mamma, e mandandomi in colonia comunque mi arrivavano all'olfatto dei profumi che non accettavo. Ero piccolino, 4 anni è un'età dove l'olfatto dei bambini è molto intenso, molto importante, e il fatto solo che non mi gratificavano quegli odori che arrivavano dalla cucina, che io non conoscevo tra l'altro, perché conoscevo solamente quelle cose povere che faceva mamma. Non mangiavo, portavano a tavola, il ben di Dio, perché comunque la carestia, arrivare in una colonia dove ti portavano primo, secondo, panini, frutta, dolci, dolcini, perché comunque era la colonia marina di Capomiseno. Niente, quei profumi mi colpivano l'olfatto e io non mangiavo. Mi mangiavo il pane, la frutta, quelle cose che non mangiavo, passavo il piatto a mio fratello più grande di me, che lui mangiava di buon grado. I sorveglianti vedono questa stranezza e ci separano squadra. A questo punto rimango io senza mio fratello più grande vicino, mi portavano da mangiare, continuavo a non mangiare perché comunque sempre non era. E un giorno 5 di loro sorveglianti mi portarono dietro le bucine della mensa e in 4 mi mantenevano mano e piedi, e il quinto mi incurgitava peperoni in padella, naso otturato, e mi incurgitavano tenendomi fermo, e io di quel momento drammatico per me piangevo. Loro mi incurgitavano e io piangevo, però testardo, dopo questa azione ho continuato a non mangiare, mangiavo quello che mi faceva comodo, addirittura per punirmi al pomeriggio che aspettavo quella merendina, quello snack per riempirmi lo stomaco, loro per punizione non me lo davano. Dopo questa violenza, visto il mio essere testardo a non accettare quella cosa, fecero una lettera ai miei genitori: gentili signori, tenetevi vostro figlio a casa perché mangia solo lingue di pappagallo. E mi allontanarono dalla colonia. Chef, e cosa sono le lingue di pappagallo? È il termine che usò il cappellano, il direttore della colonia. Le lingue di pappagallo per lui erano cose inesistenti, no? Ecco il termine che usò. E niente, mi mandarono a casa. Continuavo a mangiarmi il pane con la cioccolata, la pasta col pomodoro di mamma, e niente, ero un campione io quando andavamo dal salumiere, no? Il Don Cicciotto diceva: vedete questo ragazzo, mangia solo pane e cioccolata e pane e marmellato, perché poi ero bello ciotterello, no? E niente, questo comunque è stato qualche cosa che mi ha segnato la vita, secondo me. Quindi diventare uno chef è stata un po' una sfida con se stesso. E lì in quel momento si cresce, si arriva, già durante la scuola d'obbligo c'era necessità, la famiglia numerosa, 7 persone, comunque anche uscendo dalla scuola andavo a fare il garzone di vinaio, di salumiere, portavo qualche spicciolo a casa, tanto per. Dopo la licenza della scuola d'obbligo, la quinta elementare, ho incominciato a lavorare. Ho incominciato subito a lavorare in falegnameria,
a fare il fabbro, ebanisteria, cioè un qualche cosa. Ho attraversato un percorso artistico molto importante, perché già la stessa ebanisteria mi divertivo con i miei maestri, oltre a fare il garzone, a fare i servizi, mi divertivo a intarsiare, a fare delle cose che comunque mi appartenevano proprio in fatto naturale. Anche successivamente in vetreria facevo delle creazioni di vetro, chiedevo l'autorizzazione al mio maestro di farmi fare queste cose e mi privavo di mangiare la mia colazione a lavoro, che mamma mi dava un pezzo di pane e 30 lire, andavo dal salumiere e mi mettevo la cioccolata in mezzo a quel pezzo di pane, era il mio pranzo, cioccolato. E oggi che rapporto ha col cibo rispetto a quando era bambino? E in particolar modo con i peperoni? Oggetto di discussione giornaliera anche con chi mi incontro, giovani che comunque mi ascoltano, e io gli ho raccontato questa storia. Dice no, quello lo chef i peperoni non se li mangia. E io gli spiego un attimino con molto affetto, gli spiego che comunque stranamente forse quei peperoni non mi mangio, i peperoni in padella, però un peperone in una salsa, il peperone in un'insalata, faccio finta di non vederlo, me lo mangio. E quindi quando è stato in giro per il mondo questi peperoni li ha incontrati? Perché abbiamo saputo che lei ha viaggiato tanto. Li ho incontrati. Il peperone comunque è stato qualche cosa, io dai peperoni ho ricavato dei piatti fantastici anche con l'aiuto dei miei maestri. Il mio maestro comunque qui in questo posto dove sono stato con lui, che ho incontrato dopo la morte del mio papà, era della stessa classe di papà, è stato un secondo padre per me, abitava giù alla Torretta, abitava un napoletano che aveva viaggiato, Arena Antonio lo voglio dire, aveva viaggiato, aveva girato il mondo sulle navi, dove comunque a quell'epoca le navi erano il top della ristorazione, che si facevano i grandi buffet, e lui mi raccontava tutto e io rubavo queste cose. E in questi viaggi, diciamo, di dieta mediterranea, I miei viaggi, ne sì. ha incontrata? I miei viaggi, con la storia che mi sono ritrovato indietro con i maestri che poi ho avuto la fortuna di incontrare sul mio percorso professionale, i miei viaggi andando all'estero, e ne ho girati di paese, Giappone, America, Emirati Arabi, Russia, ne ho fatti Turchia, ma sono stato in giro dappertutto, naturalmente, a valorizzare che cosa, ragazzi? La cucina mediterranea, la nostra cucina. Me ne vanto di essere stato parte di questa storia, e trasmettevo nient'altro che la nostra cultura, apprezzata comunque da tutti quanti, e vi assicuro che un cuoco che offre qualche cosa al suo cliente e dopo vede che si è mangiato tutto. Quindi è stato un divulgatore della dieta mediterranea. Ma ancora oggi lo faccio attraverso i media, perché poi sto in contatto con Noi sappiamo che lei è anche insegnante, quindi questa divulgazione avviene anche tra i banchi di scuola. Inoltre le voglio chiedere ai ragazzi di oggi, quindi ai giovani, che cosa cerca di trasmettere? Allora sì, sono stato insegnante, ma io penso di essere nato insegnante. La mia vita, il mio rapporto con i ragazzi a scuola è stato qualcosa di fantastico, che ancora oggi, e lo dico e lo voglio dire, mi trasmette energia. Il loro affetto, il loro ringraziarmi per quello che io gli ho lasciato, comunque mi riempie di energia, di storia, e niente, il rapporto con i ragazzi è stato fantastico, ho insegnato loro tante cose, ancora oggi. Ho insegnato la cucina napoletana, l'aglio, il prezzemolo che non può mancare in un piatto di mare. Vedo colleghi che comunque fanno dei disastri solamente perché hanno paura dell'aglio, del prezzemolo, ma comunque bisogna entrarci dentro certe nozioni sul sistema di cottura. Mi sono soffermato sull'aglio, vado in un altro paese, incontro i prodotti del territorio, li cucino con la mia cultura mediterranea, con la mia cultura di napoletano,
I suoi viaggi l'hanno portata in giro per il mondo, ma credo che a un certo punto ognuno di noi, quando si trova lontano da casa, vuole ritornare un po' a casa e ritornare un po' bambino, anche solo con la memoria. Qual è il suo piatto della memoria che lo riporta indietro nel tempo? Ma il mio piatto della memoria forse è legato a questo posto col mio chef Arena, che comunque grande maestro, mi diceva gli spaghetti alla Posillipo, per essere pratico, ne abbiamo serviti tantissimi e lui mi dava quelle nozioni, quelle spiegazioni e diceva però lo chiamiamo spaghetto alla Posillipo quando utilizziamo le vongole dal capo di Posillipo a Castel dell'Ovo. Quello è lo spaghetto alla Posillipo, semplicemente aglio, olio di oliva, prezzemolo, pomodorini del pendolo, del piennolo comunque. E quello lì non puoi sbagliare, un filo di olio crudo d'oliva buono, non dico olio evo, dico olio di oliva e basta, perché per me l'olio di oliva rimane l'olio del territorio comunque, poi ci sarebbe tanto da dire, ma non lo diciamo adesso. Un piatto che lo lega in particolar modo ad una figura familiare? Le alici. Le alici, papà faceva l'elettricista, però tornava a casa e stava sempre con le mani. Papà faceva l'elettricista, però la cucina era la sua, il suo regno, era la sua passione e le alici che mentre le puliva le alici se le mangiava crude, le puliva e poi quelle che rimanevano le facevamo fritte, le facevamo in tortiera, le alici in tortiera, nella loro semplicità, perché papà non le faceva cuocere molto con limone, con l'aceto, insomma, le faceva molto velocemente. Le alici in tortiera, allora, le alici di papà. Chef, lei ha avuto successo nella vita, è diventato uno chef molto conosciuto, importante, un insegnante. Ma cosa avrebbe fatto se non lo chef? Bella domanda questa. Io dico sempre, la butto lì, la butto proprio. Il mio sogno era diventare calciatore. Come il sogno di tanti giovani comunque. Ero bravo a calcio, mi dimenticavo di mangiare pur di giocare. E come mestiere, come professione non lo so. Dico, ho detto il calciatore, ma sicuramente avrei fatto il pasticcere perché ero goloso. E poi ho incontrato sul mio percorso professionale proprio quel maestro che vi ho detto, Re Antonio, che era un grande appassionato di pasticceria e mi metteva sul tavolo un impasto, mi chiamava col dito, segnati l'impasto che sto mettendo sul tavolo e io gli tiravo fuori dalla tasca del mio pantalone tutti gli appunti che già aveva preso e lui mi dava un pizzicotto qua e mi diceva farabutto. È chiaro che lei ha incontrato tantissime persone di spicco. Ci racconta un aneddoto particolare di un incontro? Allora, l'aneddoto che ha segnato la mia vita spirituale, in particolare sono un cattolico credente che sono cresciuto con una educazione religiosa molto intensa che ancora oggi mi illumina. Attenzione ragazzi, non dico, in effetti è stato l'incontro con Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, dove comunque alla scuola di Via Manzoni che stavano in agitazione arrivano alla scuola di Via Giovenale. Ugo, solo tu ci puoi salvare, dobbiamo andare a Roma, dobbiamo portare una torta al Papa, avevamo un'udienza speciale, un'udienza, e dici solo tu ci puoi salvare. Dico, qual è il problema? Facciamo una torta senza crema perché doveva viaggiare e mi presentano una base che avevano fatto, una base bellissima con tutti di legno, con tutti i ghirighi attorno. La moglie aveva fatto un pupazzo un bambolotto vestito da cuoco. E io mi impegno, dico Renato Ruggiani, il collega, dico Renato, ci faccio una torta paradiso che comunque è poi paradiso, andiamo dal Papa. Infatti facciamo questa torta, veniamo ricevuti dal Papa, l'emozione ancora mi viene la pelle d'oca ragazzi, è stata l'emozione più grande della mia vita. Andiamo a cospetto di Sua Santità e gli porgo la torta con gli alti paramenti perché gli avevamo portato il test van, gli avevamo portato i paramenti dal alberghiero, no?
E io gli presento a lui la torta e lui mi fa: che torta mi hai portato? Dico: santità, che torta potevo portare a voi? Mi guarda, gli dico: gli ho portato una torta paradiso. E lui mi fa così e mi dà quel pizzicotto, che comunque ce l'ho ancora qua, ce l'ho. Siccome noi la vediamo ancora come un giovanotto pieno di progetti e di sogni, vorremmo sapere qual è il suo sogno nel cassetto. Il mio sogno nel cassetto comunque è raccontare quello che comunque, avendo vissuto tutta quei momenti di cambiamento della ristorazione, la brigata di cucina, i grandi hotel, un periodo della mia vita che ho attraversato, e non sto qui a raccontarlo perché è lungo, c'è stato un cambiamento radicale, perché c'è stata la distruzione della figura professionale, non solo dei cuochi, di tutti quanti, perché in quel momento, comunque a causa di rivendicazioni sindacali, comunque ci tolsero la paga percentuale per avere una paga fissa. Con l'avvento della paga fissa i titolari delle aziende comunque non quadravano più i numeri, i soldi, e quella torta comunque disse: dobbiamo ridurre il personale. E in quel momento cruciale cambiò, secondo il mio pensiero, cambiò proprio tutto. Oggi uno chef si ritrova a starci con le mani dentro, dove prima c'erano un certo numero di persone. Oggi magari molte volte si ritrova da solo in cucina, perché prima era colui che dava disposizione, adesso invece si ritrova a la diminuzione del personale comunque dovuta proprio a questo cambiamento, e pertanto da raccontare questi passaggi. Mi piace il sogno del cassetto, il libro, ragazzi, un libro che ce l'ho, un dossier comunque, però non viene recepito. Qualcuno che l'ha letto mi dice: ma scrivi un libro, scrivi delle ricette. Io dico: le ricette non le voglio E scrivere. allora che tipo di libro vorrebbe scrivere? La storia del cambiamento.